Buonasera a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Questa sera condivido con voi la riparazione di questa torcia per bicicletta ricaricabile. Questa torcia è venduta in un kit comprensivo di faro posteriore e di una pulsantiera di comando. La pulsantiera consente di comandare sia il LED di illuminazione in diverse modalità, sia anche un clacson interno. Il tutto è alimentato da una batteria a litio 18650 da 3,7 volt contenuta all'interno e ricaricabile tramite questa presa micro USB. La ricarica impiega circa 2 ore e garantisce diverse ore di utilizzo della lampada. Una volta scaricata la potrete smontare grazie a queste linguette in gomma e ricaricare a casa vostra, oppure utilizzare un power bank senza smontarla. Idem per il faro posteriore indipendente. Abbiamo un pulsante per il clacson e un altro pulsante per la luce. Il clacson funziona perfettamente, non altrettanto possiamo dire della luce, al posto della quale si accende questo LED verde. Stesso LED è utilizzato per l'indicazione di ricarica. Andiamo ad aprire questa torcia e vedere se riusciamo a ripararla. Una volta aperta, all'interno possiamo osservare il circuito elettronico. Il cuore del circuito è un microchip che si occupa di generare la frequenza del clacson e di pilotare con diverse modalità il LED in uscita attraverso questo transistor pilota SMD, secondo uno schema elettrico molto simile a quello che state vedendo. In più abbiamo una parte del circuito che si occupa della ricarica della batteria al litio. In basso a destra infatti troviamo il chip TC4056, anche noto come TP4056. Questo chip è contenuto in tutti i moduli standard per ricarica delle singole celle al litio. Questo chip realizza la carica delle batterie al litio secondo la curva della corrente costante e voltaggio costante. La ricarica in questa torcia funziona correttamente, pertanto andiamo ad analizzare le altre componenti presenti sul circuito stampato. In primo piano abbiamo il connettore positivo e negativo che va alla batteria al litio e i tre cavi che provengono dalla pulsantiera esterna. Con le mie pinzette vado a testare il clacson e poi il pulsante di comando della luce, che però non si accende. L'accensione del LED verde conferma il mio comando, ma la lampada non si accende. Più in alto sul circuito troviamo i cavi che vanno all'altoparlante del clacson, pilotati da un transistor SMD collegato anche ad una induttanza. Al solito andiamo ad osservare il circuito stampato per trovare delle anomalie visive. Nei pressi del pin 1 del microchip contrassegnato dal pallino noto una leggera ossidazione delle piste. Inizio col fare un po' di pulizia di queste piste, sperando in questo modo di risolvere la mia anomalia, e tuttavia prima vado a sconnettere il connettore della batteria 18650 per evitare i cortocircuiti. Vado a spruzzare del WD-40 per pulire efficacemente con un piccolo spazzolino da denti e rimuovere ogni ossido o sporcizia presente su questa parte del circuito, quale possibile causa di malfunzionamento. Fatta questa operazione vado a ripristinare il connettore di alimentazione della batteria, sperando che la mia luce si accenda, ma purtroppo non è così. Nulla di fatto. A questo punto è il momento di effettuare delle misurazioni. Con il multimetro impostato sulla portata dei 20 volt fondo scala, vado, una volta accesa la lampada, a misurare la tensione di uscita verso il LED di illuminazione, che risulta essere di 3,97 volt, segno che l'alimentazione arriva al LED ma quest'ultimo non si accende. Presumo che sia proprio lui il responsabile di questo guasto e a questo punto dovrò necessariamente smontare la parte frontale per vedere. Andiamo a smontare allora questo LED ad alta luminosità e a vedere se è lui il responsabile.
Una volta aperto, la piattina di alluminio sulla quale è fissato per il raffreddamento risulta avere due contatti che sono molto laschi, ma non credo che sia questo il problema. Per fare una verifica vado a dissaldare questi due contatti di positivo e negativo di alimentazione del LED. Noto che alcune piste di questo circuito stampato sono interrotte e pertanto con un po' di carta vetrata vado a rimuovere la parte superficiale di smalto per scoprire il rame sottostante ed effettuarne il ripristino. Questa operazione mi consente anche di avere dei contatti puliti per poter testare con un alimentatore questo LED impostato sui 4 volt circa. Questo alimentatore mi consente di verificare la funzionalità del LED invertendo anche i due terminali positivo e negativo all'occorrenza. Dalla verifica con l'alimentatore questo LED risulta guasto. Sul corpo di questi LED ad alta luminosità è presente una sorta di lente di ingrandimento a cupola che permette una maggiore intensità luminosa. Questa soluzione viene spesso implementata sulle lampade a LED degli schermi LCD per aumentare la luminosità. A questo punto devo andare a dissaldare questo LED per sostituirlo con qualcosa di simile. Vado ad applicare a tal proposito del flussante in gel marca Amtech NC559. Questo flussante agevola la saldatura e la dissaldatura. E poi vado ad accendere il mio solito fornetto che utilizzo per le dissaldature. Questo fornetto riesce a raggiungere una temperatura di 300 gradi sulla sua piastra, più che sufficienti per dissaldare i componenti SMT saldati sull'altra faccia. Una volta raggiunti i 300 gradi, il nostro LED è facilmente asportabile. Questa tecnica può essere applicata a tutti i circuiti stampati aventi un lato piatto. Non avendo un LED sostitutivo identico, vado a cercare nel mio armadio degli scheletri un LED con le stesse caratteristiche. Trovo questa lampada a batterie, normalmente utilizzata per illuminare gli armadi, che contiene 3 LED ad alta luminosità, alimentati con 3 pile da 1,5 volt per una tensione di circa 4,5 volt per ciascun LED. È esattamente quello che sto cercando. La configurazione delle piste sul circuito stampato mi conferma il collegamento in parallelo. Vado a dissaldare uno di questi 3 LED collegati in parallelo con la mia solita tecnica della pinzetta a peso morto sottostante e del saldatore su entrambi i pin, magari anche aggiungendo dello stagno se è necessario. Vado a piegare i due terminali del LED rispettando la conformazione del circuito stampato destinatario. Con un alimentatore sui 4 volt vado a testare la polarità e il funzionamento di questo LED ad alta luminosità e a questo punto posso effettuare la saldatura dei due terminali positivo e negativo. Vi ricordo che per i LED il rispetto della polarità dell'anodo e del catodo è fondamentale pena la mancata accensione del LED. Faccio qualche test con i soliti puntali legati all'alimentatore 4 volt per verificare che le saldature siano corrette. Poi vado a ripristinare le piste interrotte sul circuito. E mentre io faccio queste saldature, voi che ne direste di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale per supportarmi? Grazie infinite per la vostra collaborazione. Questo filo di rame rigido mi consente di ricostruire le piste in rame e di poter collegare nuovamente la piattina al resto del circuito. Vado a ripristinare questi due contatti risaldandoli al resto del circuito e a questo punto sono pronto per ricollegare la batteria al litio al suo connettore e fare un primo test di prova. Incrocio le dita e
la mia lampada è tornata finalmente a brillare nelle sue varie modalità, anche di basso voltaggio e di lampeggio. A me non rimane che rimontare il tutto e fare un ultimo test finale. Bene amici di YouTube, la mia lampada ora è tornata a funzionare correttamente ed è pronta a tornare in pista. A me non rimane che ringraziarvi per la visione, come al solito invitarvi a mettere like se vi è piaciuto questo video ed iscrivervi al canale per supportarmi. E come al solito vi do appuntamento alla prossima.